Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della storia della mafia a Corleone e dei suoi principali protagonisti. La mafia è stata e continua ad essere un fenomeno complesso e pericoloso in Italia e il suo ruolo nella storia di Corleone è stato particolarmente rilevante. Attraverso questo video scopriremo come si sono succeduti i diversi capi della cosca mafiosa locale e come hanno cercato di mantenere il loro potere e il loro controllo sull'economia e la politica della città. Vi invito a seguirmi in questo viaggio alla scoperta della storia della mafia a Corleone. Allora, siete pronti a iniziare? Partiamo. Michele Navarra era il primogenito di una famiglia di ceto medio. Suo padre era un piccolo proprietario terriero e insegnante, mentre suo zio Angelo Gagliano era un mafioso corleonese ucciso nel 1930. Navarra aveva un carattere ribelle, ma si applicò negli studi, laureandosi in medicina e chirurgia all'Università di Palermo nel 29. Dopo la laurea si trasferì a Trieste per prestare servizio militare come medico ausiliario e ottenne il congedo definitivo nel 1942 con il grado di capitano. Dopo il congedo tornò a Corleone per esercitare la professione di medico. Angelo Di Carlo, un combattente dei Marines, tornò a Corleone nel 1945 e scelse il cugino Michele Navarra per guidare la cosca mafiosa locale, sostituendo Calogero Lobue, considerato non più adatto ai tempi. Navarra e Di Carlo riuscirono ad anticipare il mafioso corleonese Vincenzo Collura, detto Mr. Vincent, che era tornato dagli Stati Uniti per assumere il comando della cosca, ma fu nominato vicecapo di Navarra. Dopo aver ottenuto il comando della cosca di Corleone, Navarra fece uccidere Liborio Anzalone, comandante dei vigili urbani che aveva collaborato con le autorità per arrestare numerosi mafiosi a Corleone nel 1926. Navarra era anche il medico condotto di Corleone, il medico fiduciario dell'INAM e il caporeparto di medicina interna dell'ospedale di Corleone. Dopo l'omicidio del direttore dell'ospedale Carmelo Nicolosi del 1946, Navarra divenne reggente e poi titolare della carica. In seguito, Navarra aderì al movimento indipendentalista siciliano e costituì una società di autolinee insieme al fratello, utilizzando automezzi militari abbandonati dall'Amgot. La società venne poi rilevata dalla regione siciliana nel 1947 e assorbita dall'azienda siciliana Trasporti. Navarra in quel periodo controllava anche il settore politico e economico attraverso i voti, inizialmente indirizzati verso il movimento indipendentalista siciliano e poi verso la Democrazia Cristiana. Diventò il capo elettore dei deputati Calogero Volpe, Bernardo Mattarella e Salvatore Aldisio. Il 10 marzo del 1948 Placido Rizzotto, un segretario della Camera del Lavoro di Corleone, scomparve. Rizzotto era stato attirato in una trappola da Pasquale Criscione, suo compagno di sindacato e membro della Crosca di Navarra. Rizzotto aveva umiliato pubblicamente Luciano Ligio durante una rissa scoppiata tra sindacalisti e uomini di Navarra nella piazza centrale di Corleone. La notte in cui avvenne il delitto, Giuseppe Letizia, un pastorello di 12 anni, si trovava nelle campagne di Malvello, a Corleone, a prendersi cura del suo gregge. Il giorno seguente il padre lo ritrovò delirante e lo portò all'ospedale di Corleone, diretto proprio da Michele Navarra. Lì il ragazzo raccontò di un contadino che era stato assassinato durante la notte. Tragicamente il ragazzo morì il giorno dopo ufficialmente per tossicosi, anche se si ritiene che gli sia stato somministrato del veleno. Il dottore Ignazio Aira aveva curato il piccolo Giuseppe Letizia, ma partì per l'Australia poco dopo la sua morte. Luciano Ligio, nel frattempo, aveva costituito una società di autotrasporti e aveva iniziato a lavorare per la vecchia società armentizia di Piano della Scala. Aveva in programma di prendere parte alla costruzione di una diga che avrebbe irrigato oltre 100.000 ettari di terra. Il principe di Giardinelli era il rappresentante del Partito Liberale Italiano alle elezioni del 1958 ed era a capo del progetto. Nonostante Ligio e i suoi, in contrasto con Michele Navarra, avessero aiutato il principe nelle elezioni, vinse comunque la Democrazia Cristiana, soprattutto grazie a Navarra. Navarra era contrario alla costruzione della diga, poiché avrebbe perso il controllo dei pozzi, da cui facevano molti soldi. Inoltre c'era stato un altro scontro tra Navarra e Ligio. Un certo Angelo Vintaloro
aveva acquistato alcuni terreni dopo aver chiesto il permesso a Navarra, come era consuetudine in quel periodo. Nonostante avesse ottenuto la protezione, una notte di maggio le botti della sua cantina vennero distrutte da Ligio e il vino andò perduto. Quando il grano poi maturò a giugno, nessun contadino volle raccoglierlo e fu mietuto clandestinamente durante la notte e caricato sui camion di Ligio. L'autorità di Navarra era stata messa in discussione e il boss decise di dare un segnale forte chiedendo ai suoi uomini fidati di aspettare Ligio nella tenuta di Vintaloro e di ucciderlo. Tuttavia, l'imboscata del giugno del 58 fallì, in quanto Ligio fu solo ferito e Ligio decise di eliminare Navarra. Il 2 agosto del 58, alle 15:30, Michele Navarra fu ucciso mentre rientrava a Corleone, in una zona rurale del limitrofo territorio del comune di Prizzi, a bordo di una Fiat 1100 nera, assieme a un altro dottore che lo accompagnava, il giovane medico Giovanni Russo, completamente estraneo a qualsiasi fatto criminale. La Fiat 1100 venne crivellata di proiettili e poi fatta scendere giù per una scarpata. Vennero ritrovati a terra 124 bossoli e 92 proiettili nel corpo del capomafia. A sparare ne furono 3 pistole automatiche, un mitragliatore Thompson e un mitra calibro 6,35. 2 giorni dopo vennero celebrati i funerali nella chiesa di San Martino di Corleone. Quel giorno il paese ospitò mafiosi provenienti da tutta la Sicilia. Venne proclamato il lutto cittadino per l'omicidio di Navarra. Luciano Ligio, per il delitto, fu condannato all'ergastolo. In seguito all'omicidio di Navarra, i corleonesi iniziarono la loro ascesa alla guida di Cosa Nostra. Questo video ha raccontato la storia di una cosca mafiosa a Corleone e dei suoi capi, Angelo Di Carlo, Navarra e Luciano Ligio. Abbiamo visto come Navarra sia riuscito a prendere il comando della cosca grazie anche all'aiuto di Di Carlo e come abbia cercato di mantenere il suo potere attraverso il controllo dell'economia e delle elezioni politiche. Questa è solo una piccola parte della complessa storia della mafia a Corleone in Sicilia e spero che questo video vi abbia incuriosito. Se vi piacciono questi contenuti vi invito a iscrivermi al mio canale e a guardare altri video per scoprire ancora di più sulla storia e sull'attualità della mafia in Italia. Grazie per avermi seguito fin qui e vi aspetto per nuove interessanti scoperte.